Ciao a tutti ragazzi, lei Ari e lui è sempre Iva e sempre noi siamo, diciamo due parti importanti di questi video perché siamo tipo un 50-50, cioè 50-50. Perché valiamo 50-50 o perché 50-50 facciamo la completezza dei nostri video. Magari è il significato che hanno preso loro, chi lo sa. Qualcuno scrive perché si chiama 50-50. Volevamo un po' spoilerare. E poi sai Kers... Che bella questa, va bene. Serie di battute incredibili, ragazzi, potete commentare dicendo che vi mancavano un sacco le mie battute esilaranti. Tra parentesi posso dire una cosa perché non l'abbiamo fatto. Grazie a tutti coloro che ci hanno commentato subito all'uscita del video in cui avevamo fatto lo scherzone, comunque sul video di Jisoo, perché ci hanno detto che mancavamo, erano felicissimi che siamo tornati, spaventati che fossimo andati via. Ci avete dimostrato un sacco di amore, bellissimo. Grazie. Bello, grazie di cuore. Forse, anche alcuni nomi che non è che non ce l'aspettavamo, sì, non ce l'aspettavamo perché non lo immaginavamo, cioè non ci avevamo pensato, però è stato comunque molto piacevole. Grazie di cuore, è sempre bello ricevere affetto e amore, davvero. Noi facciamo queste cose prevalentemente perché ci divertiamo, ma quando dall'altra parte riceviamo queste parole di affetto non può che farci bene. Quindi andiamo avanti. Allora... Parlavamo nel video precedente. Esatto, e se non l'avete visto guardatelo, qui dovreste trovare in questo momento un link, può essere, sì, c'è qui da qualche parte. Qua sopra, va che bello. Ok? Vai, sì. Quindi, nel video precedente... Parlavamo della quinta generazione. Sì. Perché a quanto pare, cioè non a quanto pare, però si dice che appunto le New Jeans di cui avevamo parlato nel video precedente fossero addirittura il primo gruppo della quinta generazione. Voi direte, ma già non riesco a capire quale generazione, qual è la quarta, la terza, quando inizia, quando finisce, voi vi tirate fuori una quinta generazione. Beh sì, così sembra. Ormai secondo me si parla anche di quinta generazione. Sì. Allora è chiaro che ufficialmente non ci sono date che contraddistinguano le generazioni, però effettivamente diciamo che superata quella fase in cui sono usciti gruppi che venivano chiamati di quarta, come abbiamo detto, le ITZY, le G-Idol, quindi gruppi che ormai sono diventati dei big del K-pop, quando nasce delle nuove leve, pur essendoci sempre, però poi ci sono quei gruppi che effettivamente fanno delle differenze, cambia un po' lo stile, cambiano le task, è come se si ripartisse da zero con una nuova ondata ed è lì che tecnicamente parte una nuova generazione. Può essere spiegata così? Esatto, se facciamo tipo un esempio, l'anno scorso sono usciti gruppi come le Seraphim, le Mix e le New Jeans. Però forse possiamo addirittura dire, cioè anche se sono usciti nello stesso anno, le Seraphim e le MX le classificherei più nella quarta generazione. Ecco, le MX è un po'. È uno step strano, sì. Perché stilisticamente le Seraphim non sono più da quarta, diciamo. Sì, esatto, più da quarta generazione. Le MX forse già siamo un po' più già un po' diverse. 4,7 diciamo. 4,7 come sei precisa, ok. Mentre le New Jeans effettivamente mi sanno più di un gruppo della quinta generazione. Assolutamente. Nonostante siano entrati nello stesso anno, nonostante comunque diciamo abbiano più o meno avuto lo stesso percorso, anche, no? Sì. Però il livello stilistico, c'è qualcosa di diverso, c'è un qualcosa che stacca, diciamo. E allora ci sono altri due gruppi di cui si vocifera che siano gruppi che potrebbero essere nomi grandi di quella che sarà la quinta generazione, magari che hanno il potenziale trainare la quinta generazione. Esatto. E il bello di questi gruppi che invece sono diciamo di agenzie un po' più piccole, ovviamente dei Sakers perché comunque hanno dei fratelli sono i fratellini degli ATEEZ, esatto. Possiamo dire degli ATEEZ che erano di un'agenzia piccola, forse ora non più, però allo stesso tempo comunque sono un gruppo che deve farsi il nome, hanno il loro, diciamo, il loro lavoro da fare. Sì, esatto. Comunque non hanno una strada spianata come potrebbe essere, senza nulla togliere, no? Però sai, magari un gruppo della JYP, già solo che è della JYP hai l'attenzione e lo vai a cercare, no? Magari una società come la KQ, per quanto abbia creato gli ATEEZ che hanno fatto un successo pazzesco, ancora come casa discografica deve mettere le sue basi forti, deve dimostrare, quindi hanno bisogno di dimostrare magari più di altri gruppi che hanno una strada più semplice, tra virgolette, diciamo così. E soprattutto invece questo girl group sembrerebbe nasca da una casa discografica probabilmente nata domani, cioè nuovissima, sembrerebbe povera forse, comunque sì, fondamentalmente povera, comunque un'agenzia che
ha dovuto, diciamo, raccogliere i spiccioli per creare questo comeback, per produrre questo gruppo. Esatto. E quindi è piacevole vedere che tra questi grandi nomi che possono essere le Seraphim, Mix, Hive e New Jeans ci sia questo nome di questo gruppo che sta emergendo, anche se fa parte di un'agenzia piccola. E per questo siamo anche noi curiosi di vedere effettivamente cosa hanno portato, perché si stanno facendo sentire davvero tanto, ed è bello proprio perché sono una girl group e un boy group, perché abbiamo parlato tantissimo di girl group, ma non perché effettivamente noi seguiamo un po' di più le girl group, non c'è nulla da dire, si sa, assolutamente. Però allo stesso tempo effettivamente le girl group hanno dominato. Se vai a vedere le collezioni dei video di YouTube, le Random Play Dance sono prevalentemente girl group. Esatto. Oltretutto in genere si conoscono quelle delle girl group, pur essendo usciti gruppi importantissimi come TXT, come Hypen, cioè ci sono, però effettivamente come girl group forse hanno avuto più successo globale, diciamo. Potrebbe essere vera questa cosa. Allora, partiamo con il gruppo femminile. Loro si chiamano 50-50, questo è il motivo per cui abbiamo fatto quella battuta iniziale. Il titolo della canzone è Cupid, quindi Cupido, facile, penso che sia un video che parli d'amore, immagino, così, giusto per... Proviamo ad andare a vedere, sono curioso. La cosa bella che di questi due gruppi ti anticipo che non li conosco minimamente, quindi vado a scoprire totalmente da zero di chi stiamo parlando. Uguale. Sarà importante sentire anche le sonorità per capire se sono figlie della quarta generazione o effettivamente qualcosa di totalmente nuovo. Così a primo ascolto è proprio il mio genere di canzone. Ok. Sì, è soft, quinta, sì. Quindi la quinta va su suoni un po' più soft, forse? Dopo l'esplosione della quarta che era Non me l'aspettavo, mi aspettavo una canzone cute, sai? Non è cute come canzone, è difficile da definire. È triste, è sad. Sono in 4 loro, direi. Mi piace. Ma non lo so, le mie orecchie mi dicono che è come se fossimo tornati indietro di un po' di anni. Dici? Mi ricorda le canzoni soft dei tempi AOA, XID. Però è un po' quello, è ritorno indietro. Anche le New Jeans sono un ritorno indietro. Ok. Facciamo una valutazione finale. Aspetta, ci sono ancora 20 secondi di video. Vedi, c'è della tristezza. Io la commenterei subito. Ok. Perché secondo me un ascolto in questo caso mi è bastato per avere una valutazione. Da sola, Nina. Vai, dimmi la tua. Allora, come partita avevo capito che era il mio genere di canzone. Infatti mi è entrata già subito in testa. È una canzone che sicuramente andrei a riascoltare. E riesco a capire anche come mai da un gruppo sconosciuto comunque, perché il loro debutto effettivamente non ha avuto eco. E riesco a capire come mai questa come canzone invece viene ascoltata tanto su Spotify. È probabilmente quel tipo di canzoni che ti passa, tipo, ma sì, dai, provo ad ascoltarla. Sì, esatto. E secondo me invece è molto in linea con lo stile, chiamiamolo stile di jeans, per modo di dire, esatto, un po' più conosciuto, perché non è quella botta che, cioè, i versi sono interessanti, sono diversi, ogni parte della canzone è diversa, però allo stesso tempo è tutta molto chill, molto casual, senza troppi cambi drastici. Anche il rap non era messo lì a caso, che sei tipo un attimo così. Dici, cosa c'entra? Invece si introduce molto bene, così come il bridge si introduce molto bene, l'ultimo verso. E secondo me sì, è più quinta generazione. Si distingue rispetto a... soprattutto quarta generazione, dove c'era tanto anni 80 e tanta dance, perché quello è stato un po'... no, a me non è piaciuta. Immaginavo, non è proprio il genere. No, ma è chiaro, perché poi questo è il bello dei generi e dei gusti personali, no? Non è piaciuta nel senso che è una canzone carina, ma non c'è uno stacco che mi emozioni, non c'è... Quello che tu hai detto, ad esempio, no? Resta tutta un po' chillè, e quello che io dico è una canzone che resta piatta. Sì, esatto. Non c'è stato un momento in cui dici, oh, bello sto pezzo qua.
niente, non mi ha rapito per nulla, mi spiace molto per le 50-50, che so che ci seguono spesso e volentieri. Ecco, prendete questo esempio per il futuro. No, a parte gli scherzi, potrebbe essere una nuova ondata, ma secondo me c'è modo e modo di fare una canzone chill. Però la mia paura... Questo è un modo già diverso, perché ci sono canzoni chill che a me non piacciono, per me sono noiose proprio, no? Tipo l'ultima canzone delle Omega, di cui non ricordo neanche il titolo. Ecco, quella è tutta piatta, molto simile a questa, però è proprio piatta, cioè è proprio piatto che mi annoia quasi, no? Questo invece non è il piatto che mi annoia, secondo me sono comunque diversi, cioè questa... Cioè, per me sono molto diversi, forse perché ascolto più questo tipo di canzoni e vedo genere, un po' più, certo. Cioè anche la minima differenza per me sono differenze anche abbastanza grandi. Beh, certo, chiaro. E quella tipo mi annoiava davvero tanto, effettivamente non c'era piaciuta per niente e non era la canzone adatta e continua neanche a non piacerci. Esatto. Questa invece secondo me è già di una categoria un po' diversa rispetto a quella canzone lì. La classifica non a livello delle canzoni delle New Jeans, perché comunque hanno una produzione davvero ottima dietro, sì. Esatto. Però allo stesso tempo secondo me è un ottimo lavoro per un'agenzia piccola. Ok. No, io proprio niente, mi spiace, no? Però ricordiamo sempre che queste sono i nostri punti di vista ad un primissimo ascolto. Poi, tante volte abbiamo cambiato opinione, nel bene e nel male, quindi tutto può accadere. Così per così al primo ascolto no, per me è un no, ma non sul gruppo, perché probabilmente hanno delle potenzialità, le voci sono belle, loro sono delle belle ragazze, brave a ballare tutto. Questa canzone non mi è piaciuta, ecco, sia chiaro che non è una bocciatura al gruppo. Per bocciare un gruppo hai bisogno di tanti esempi e di vedere tanti prodotti. Sono al primo comeback, esatto, quindi... non puoi assolutamente da un prodotto solo. Mentre passiamo ai nostri ometti, i Psychers, che anche loro partiti bene, direi, sembrerebbe. Sì, anche loro sono partiti piuttosto bene. Ecco, il mio problema delle boy group, che anche della generazione passata, no? La controparte maschile, esatto, di tutte quelle girl group che hanno fatto tutti questi stili molto interessanti, per me da parte delle boy group non c'è stato nulla di troppo eclatante. Distinzione. Esatto, mi sembravano più o meno tutti sulla stessa direzione, capisci? Poi ovviamente ogni gruppo è diverso, però oltre ad essere tutti nella stessa direzione sono un po' i fratellini delle boy group della generazione passata. Non si distinguono molto tra di loro e con le generazioni passate, e che è un peccato. Per questo... Due cose però vorrei dire, se sei d'accordo su questa cosa. Uno, che secondo me è un po' tra virgolette colpa nostra, perché li seguiamo poco, quindi ovviamente, perché questo discorso, fidati che se parlassi con chi segue quasi solo boy group ti direbbe la stessa cosa. Però... io non seguo, quindi su questa cosa non mi esprimo, perché non seguendo le boy group mi riesce difficile prendere una posizione, no? Perché poi leggo i commenti di quelli che dicono ma sono tutti uguali questi girl group, che per me ovviamente non accade, perché io li seguo molto di più e quindi ci sta come punto di vista. Una cosa che non segui è come se tu non ascolti il rap, ti sembra tutto uguale, poi invece se tu vai ad ascoltarlo bene ognuno ha un suo stile, ha un suo mondo. Ma una cosa che volevo dire è che secondo me è un gruppo nella quarta generazione che si stava davvero diversificando per quanto riguarda i boy group, erano i TXT. TXT avevano fatto un genere che era suo. Non parlo di questo, non parlo di Enhypen in TXT, parlo dei gruppi nuovi dell'anno scorso. Che perché io comunque di boy group ne seguo tante, probabilmente ne seguo più delle girl group. Però mi sono ritrovata ad ascoltare più canzoni delle girl group. Per questo dico questa cosa qui, perché io ho provato a sentire un po' i gruppi usciti nel 2022. C'era tanta roba uguale. Esatto, c'era troppa roba un po' troppo simile tra di loro. Forse gli unici che si sono distinti erano gli Extraordinary Heroes. Può essere, perché è una band. È una band, e quindi cambia. Sicuramente loro si distinguono. Diteci la vostra, ragazzi, commentate, ovviamente senza offendere né me né lei, nessuno di noi ha preso una parte o l'altra, diciamo il nostro punto di vista, però commentate, perché questo mi sembra un bel tema di discussione, è interessante, perché appunto, ti ripeto, questa logica sulla quale io ti darei ragione col fuoco, perché mi tengo indietro, perché leggendo commenti di chi segue molto i boy group, a volte vedo che sulle girl group dice quello che noi diciamo dei boy group. Ma è sempre stato diteci così. La vostra, sarà sempre così. Diteci la vostra, vogliamo saperlo. Procediamo, quindi Tricky House. Vediamo se ci danno qualcosa. Vediamo un po' cosa ci passano con questa canzone. Dobbiamo anche capire se sono effettivamente i fratellini degli ETs, cioè una copia, un qualcosa di molto simile, o effettivamente una nuova storia. Vediamo un po'.
E già vedi il livello di video, lo capisci subito che è già di livello superiore in confronto al video che abbiamo visto prima, perché è una società ovviamente più grossa. I colori, le inquadrature, lo vedi già. Seppure era carino il video delle 50-50, aveva dei bei colori, delle belle... A livello di produzione di music video non mi è piaciuto tantissimo, è un po' troppo CGI, classico. Colori, un po', non lo so, c'era qualcosa che non mi quadrava nel music video. Però non sono stata troppo a commentarlo perché... Anche questa parte bene. Sound indiano. Divertente questo video del signore in vetro. Sì. Poi sto extra beat non me l'aspettavo. Ma poi hai visto come è cambiato? Sì, si è allargato il... Incredibile. No, che figata. Bellissimo. Ok. Oddio. Inquietantissimo. Che ansia. Il video mi sta piacendo tantissimo. Sì. Signore, spero l'abbiano pagato bene. Beh, vabbè, però non è più povero, signore. Guarda quanti soldi. Ah, ok. Sta sognando tutto. Un po' d'Italia anche in questo video. Vabbè, che produzione pazzesca. No, incredibile, incredibile. Visivamente è pazzesco, sì. È tornato... Non è più uno zombie, signore, sì, visto? recupera con la Ferrari. Beh, vabbè. Lamborghini. Lamborghini. No, è una Ferrari questa. Ok. Ok. Ah no, Dai. ci sono... C'è un 20. po' di secondi. Ah, ok, vabbè. si è sognato tutto, povero. E però le scope? Sono i maghi di Hogwarts. Visto che periodo. Ok, finisce così. Va bene. Va bene. Vabbè, House of Tricky, quindi cos'è? La casa dei scherzi, delle trappole. Dovrebbe essere Trixie, non Tricky. Vabbè, Perché poi... Tricky House ha senso. House of Tricky non tanto. Non lo so. Sì. Vabbè, comunque, vabbè, dai, prendiamola per non buona, che ci commentiamo frega. sull'inglese. Che ci frega. Esatto. Vai, dai, ancora tu. O parto io? Come vuoi? Parto io. Parti tu, dai. Allora, video pazzesco. Canzone bella, mi piace. Questo è un genere che io riascolto più che volentieri. Nota negativa: se avessi chiuso gli occhi e mi avessero detto che era una canzone degli ATEEZ, ci avrei creduto. È vero. Questa è una nota questa negativa. Non avevo pensato, Cioè, per quanto siano bravi, anche la parte rap mi sembrava la voce del rapper degli è vero, ATEEZ. è vero. Cioè, è quello di cui parlavamo prima. Purtroppo sembra non una copia, ripetiamo, perché non è una copia, anche perché giocano in casa, sono sempre loro, ma sembra un'evoluzione del gruppo precedente. Non ho visto nulla di nuovo. Canzone, ripeto, fighissima, loro pazzeschi, come ormai tutte le nuove generazioni. Però se mi avessero detto guarda che questa è una nuova canzone degli ATEEZ, probabilmente, per quanto il mio orecchio non sia allenato a riconoscerli, avrei detto wow, che figata la canzone degli ATEEZ, ci avrei creduto. Eppure la tendenza nelle agenzie è di fare stili completamente diversi. Se tu pensi tipo alla JYP ad esempio, sì, no? Non diresti mai che una canzone dei GOT7 può andare ai Stray Kids. Poi vabbè, no, loro si autoproducono, quindi è già un'altra cosa. Però anche tipo le girl group che non si autoproducono sono totalmente diverse. Sì, hanno dei suoni diversi. Però effettivamente, come hai detto tu, se chiudessi gli occhi effettivamente potrebbe essere una canzone degli ATEEZ. Mi collego a questa cosa che hai detto. Music video bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, super divertente oltretutto, anche la storyline, vabbè che non c'era chissà quale storyline, però mi è piaciuto comunque, la produzione del music video mi è piaciuto tanto, oltre agli effetti speciali tutti, come hanno registrato mi è piaciuto davvero tanto. Però effettivamente non si notano neanche troppo i membri stessi, non saprei dirti neanche quanti sono da come ho visto il video. È vero, siamo un po' fregati. Canzone però devo dire molto bella. Allora, a differenza tua ad esempio, questo è il genere di canzone che io non riesco a lo so. È proprio non è il mio genere. Lo so. Però secondo me è una bellissima canzone. Oggettivamente secondo me è una bellissima canzone. Ci sta. Però allo stesso tempo, come dici tu, oltre al fatto che ti ricorda molto gli ATEEZ, anche in questo caso a livello di concept non è un nulla di nuovo. È una quarta generazione piena. Io non, anche quando prima parlavo dei concept che si ripetono, non è una critica solo per il fatto che poi i gruppi non si distinguono tra di loro. Certo. Canzone poi mi è piaciuta tantissimo, anche se non è il tipo di canzone che ascolterei. Però è bella, è fatta Però come bene. partita ho detto wow, bella canzone, bel rap.
bel ritornello, bei stacchi, sono 4 minuti di video di canzoni che volano comunque. Però tutto interessante da inizio alla fine. Sì. Allora ragazzi, se ci avete ascoltati fino alla fine, fateci sapere cosa ne pensate un po' dell'argomento che dicevamo prima, questa distinzione boy group, girl group, ricordando che sono dei semplici punti di vista, quindi dite la vostra, ma anche tra di voi non vi scannate, perché vedo che purtroppo capita anche questo. E ovviamente vedi come lo stile ti porta a vedere in maniera diversa le cose. L'unica cosa è che se il primo gruppo, nonostante non mi abbia entusiasmato, ha una sua identità, bella o brutta che sia secondo il mio punto di vista, io un'identità agli X-Hikers non l'ho data. Cioè mi sembra di più la canzone, però la canzone mi è piaciuta di più, sì. È una roba particolare. Però sai, a volte nel K-pop, per quante sono le canzoni, è quasi più importante valutare il gruppo quasi che la canzone, no? Perché ne escono 1 milione, ne esce una ogni 10 giorni, e quindi un gruppo che non mi resta nella testa, probabilmente comunque non la vado neanche a cercare poi la canzone, e questo è un po' un peccato. Un po' peccato, sì, in questo senso è controproducente in questo senso. Sì. Però tipo... ecco, posso dire una cosa finale, potrebbe essere una motivazione, una spiegazione, che la KQ, ricordiamo che è una piccola agenzia, quindi magari le persone che scrivono le canzoni quelle sono, e quindi gli stili quelli sono, quindi potrebbe essere anche ovviamente una motivazione per cui c'è molta similitudine con gli ATEEZ, che poi dire anche similitudine con gli ATEEZ non è facile, perché anche gli ATEEZ hanno esplorato 1000 stili diversi, cioè... Anzi, sono sicura che dopo un paio di comeback già inizieranno sicuramente, già al prossimo comeback non c'entreranno più niente con gli ATEEZ. Sì. Questo. Vedremo. Nel debutto quasi ci sta questa linea, perché comunque chi va a conoscere questo gruppo inevitabilmente conosce gli ATEEZ. Sì, poi prendono una loro via, adesso faranno il secondo singolo che è totalmente diverso, se ha più successo allora magari segui quella strada, si evolveranno, vedremo un po' cosa succederà. Noi aspettiamo i vostri commenti e vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!